Buongiorno, sono Vincenzo Mennella della famosa pasticceria Mennella. Io sono una seconda generazione di pasticceri. L'azienda nasce nel 1969 con mio padre e mia madre. Iniziamo a fare i primi dolci. Io lavoro da quando avevo 14 anni, ho fatto i primi dolci all'epoca e sono circa 35-36 anni che faccio sempre lo stesso lavoro. Quindi massima dedizione al lavoro e passione. Insieme a Vincenzo Mennella c'è la nipote Federica. Salve, io mi chiamo Federica Mennella e insieme ai miei fratelli e cugini faccio parte della terza generazione della famiglia. Io sono diversi anni che mi sono addentrata in maniera più approfondita nell'azienda e lavoro nell'azienda di famiglia, però in realtà, come succede in qualsiasi azienda di famiglia, in realtà ho vissuto lo spirito del lavoro e dell'azienda sin da bambina. Sicuramente ci saranno tante storie dietro i dolci che preparate, lei e i suoi fratelli. Ci racconta quando per la prima volta ha messo le mani in pasta da bambino? Le mani in pasta le ho sempre messe perché noi abbiamo vissuto nell'attività con mio padre e mia madre, quindi quasi siamo nati e cresciuti nel negozio, dormivamo sotto il banco, quindi immagino un po', siamo proprio cresciuti nell'attività. Quindi abbiamo sempre manipolato la farina, lo zucchero, poi ci metteva sul lato del laboratorio e ci faceva fare questi dolci, impastare le pizze, ci faceva impastare le sfogliatelle, le mani nella ricotta, quindi sempre masticato l'attività di pasticceria. È stato importante anche per creare la vostra unione familiare, immagino. Certamente sì, perché comunque è fondamentale vivere insieme in un'attività, quindi sentirla e crescere in quella sintonia, quindi avere i problemi che ci stavano quando un dolce si bruciava nel forno, perché prima non c'era la tecnologia che c'è oggi, quindi nei forni non c'erano gli orologi, quindi era fatto molto ad occhio del pasticcere, quindi si creavano queste problematiche intorno al lavoro. Ricordi quando è stata la tua prima volta con le mani in pasta invece? Ero piccolissima perché da bambina, perché andavo nel laboratorio, c'erano i miei zii, c'era il mio nonno che impastavano, preparavano i dolci, quindi il mio contatto in realtà non lo ricordo neanche in maniera molto nitida perché ci sono sempre stata, quindi per me ricordo quasi che non riesco a visualizzare per bene perché è una cosa che ho sempre vissuto. E nella sua famiglia, al di fuori del laboratorio, chi è che preparava i dolci in casa? Diciamo la mamma si cimentava moltissimo a preparare i dolci, perché la mamma discendeva da una famiglia di agricoltori e quindi nelle masserie la nonna faceva pure lei i dolci fatti in casa, quindi impastando queste crostate a base di melanurca, con i mandarini, con le albicocche, e quindi un po' questa è la nostra storia. Qual è il dolce che lei definirebbe del cuore, che rappresenta la sua infanzia? Il dolce del cuore che rappresenta la mia infanzia è la ciambella, un dolce praticamente, diciamo che è diventato anche il simbolo di dolore greco. È una pasta bignè cosparsa di mandorle del Freggiano in superficie e viene farcita sia con la crema alle nocciole di Giffoni e sia con crema scettilia e fragolini di Bosco. Diciamo, il dolce che io ricordo della mia infanzia, che ha fatto poi di noi un successo enorme della pasticceria, e tutt'oggi è il dolce che viene venduto di più. E quanto si discosta la ricetta del ciambellone, ad esempio, preparata in casa rispetto a quella poi da lei proposta in pasticceria? Quella che è proposta in pasticceria è comunque sicuramente il migliore, perché diciamo nella nostra pasticceria noi facciamo una ricerca scrupolosa degli ingredienti, quindi burri di affioramento, burri di latte italiano, le fragoline sono le fragoline di Acerno, le nocciole sono le nocciole di Giffoni, quindi che una massai in casa non può reperire questi ingredienti che abbiamo noi. E quali sono gli altri dolci che non possono mai mancare a tavola a Natale in casa Mennella? I dolci che non possono mancare a tavola del Natale sono praticamente i dolci a base di ricotta, perché noi siamo tanto bravi a fare i dolci con la ricotta.
la cassata, il raffiolo, la cassata infornata, e poi non possono magari i dolci proprio della tradizione stretti che sono il roccocò, il susamelo, le paste reali, e poi negli ultimi 20 anni, 25 anni il panettone, che diciamo gli artigiani sono stati bravissimi a rubarsi il prodotto dall'industria. Le preferenze per i dolci in genere variano da generazione in generazione, sono cambiati anche i suoi gusti personali? Diciamo i gusti sono un po' cambiati negli ultimi periodi, si va su una tendenza di prodotti più light, quindi più scarsi di zucchero, però a volte ti rendi conto che praticamente il dolce deve essere dolce, quindi l'apporto di zucchero internamente ci deve stare, non deve mancare. Si può fare una piccola Si può fare una piccola eccezione, alla ma regola. non più di tanto, perché uno si aspetta, si appaga con lo zucchero, quindi è una cosa che tu aspetti da un dolce che sia dolce. Il dolce deve essere dolce. E oggi rispetto a qualche anno fa pensa sia ancora nella nostra cultura comprare dolci la domenica? Diciamo che si sta un po' cambiando la cultura e la tendenza, pure perché non si riuniscono più le famiglie, le persone vogliono uscire, vogliono farsi la passeggiata, quindi la tendenza è andarsi a fare la passeggiata la domenica, quindi un gelato, una pizza fritta, e quindi il vassoio, il classico cartoccio della domenica di 20 dolci non si fa più. Però c'è questa abitudine un po' rivisitata. Sì, c'è ancora questa in alcune famiglie, non tutte. Le famiglie sono diventate sempre più piccole, ci stanno tutte quelle famiglie numerose, quindi 6 figli, 8 figli che si uniscono a casa della mamma, quindi questi cartocci grossi la domenica non si fanno più. Era importante invece nella vostra E diciamo era importante famiglia? perché la domenica era comunque il Giorno di festa. giorno di festa e il giorno principale. Oggi diciamo anche sul Natale il dolce con la ricotta, la cassata non è che si vende più, quello che sta venendo molto poi al posto è il panettone. Noi comunque facciamo qualcosa come 35 prodotti diversi di lievitati, tra panettone all'albicocche, classico, limoncello, frutti di bosco, Milanurca, IGP, Cioccolato, bianco, al latte, tiramisù, non so quante le facciamo, una variante enorme. E quali cambiamenti ha portato la tecnologia rispetto alla preparazione dei dolci? Diciamo la tecnologia ci ha aiutato tantissimo in pasticceria. Prima perché abbiamo uno standard qualitativo più elevato, devi pensare che praticamente quando ho iniziato a fare il pasticcere non c'erano nemmeno i frigoriferi, quindi si andava a un uso eccessivo di zuccheri perché aiutavano pure a conservare il prodotto. Oggi con la tecnologia il freddo, l'abbattitore, le colatrici, i forni rotolo, quindi ti dà la possibilità di avere un prodotto che è standard, e quindi se preferisci, se una volta che hai fatto una ricetta e hai fatto praticamente collaudato un prodotto, di tempi di cottura, quello sarà sempre. Mentre prima ci stava molta bravura del pasticcere. Veramente, io dico sempre che i pasticceri di 50 anni erano veramente pasticceri, oggi sono assemblatori, e quindi in parecchi laboratori utilizzano un mix per lavorare, semilavorati. Da noi facciamo ancora tutto noi, da noi entra la materia prima e basta, quindi zucchero, mandorle, grassi in genere, frutta secca, frutta fresca, e viene lavorata nei nostri laboratori. C'è qualche altro dolce della tradizione torrese che meriterebbe di essere valorizzato di più? Diciamo un dolce che ho inventato io negli anni, secondo me nel 2005-2006, è un dolce al limone. Noi abbiamo fatto una rivisitazione di una frolla classica fatta al limone, e che ha portato comunque tanto successo al nostro paese, anche a noi, che l'abbiamo fatta noi, quindi per primo, e quindi è nostro. Il panettone è nato come un dolce tradizionale meneghino, è diventato un simbolo della tradizione italiana, con variazioni locali che lo rendono unico in ogni regione. Lei prepara diversi tipi di panettone, spesso utilizzando prelibatezze locali, come ad esempio le albicocche per le chiele del Vesuvio. Com'è nata questa idea e cosa l'ha spinto a introdurre tali ingredienti locali? Diciamo non è una mia invenzione il panettone alle albicocche, è del mio amico Alfonso Pepe, che non c'è più, e quindi è lui che è stato il pioniere di fare il panettone con l'albicocca. I panettoni comunque artigianali sono quelli che hanno tolto anche tanto mercato all'industria,
perché diciamo la materia prima, la frutta internamente, è frutta selezionata, e quando più chi ne ha più ne metta. Le creme della farcitura, quindi parliamo delle creme al limoncello internamente. Io 5-6 anni fa abbiamo fatto il panettone alla Melanurca, IGP, è l'unica in Campania che era panettone Melanurca con il panettone di pepe. Quello che ci metti, quello ci trovi. Quello ci trovi. Pensa di includere altri prodotti vesuviani nei suoi panettoni in futuro? Stiamo pensando, però è molto molto difficile perché quasi abbiamo saturato tutti i prodotti della nostra Campania. Crede che i clienti preferiscano trovare questi prodotti GP, questi prodotti di qualità? Oggi sono sempre più attenti i clienti, vogliono poco, mangiare poco ma a buono, cioè, si fa molta attenzione a quello che mangiano, quindi non si interessano quando ne devono mangiare, pure poco ma buono, di qualità, quindi la qualità premia sempre. Credi che tu, i tuoi fratelli e i tuoi cugini abbiate portato un valore aggiunto all'azienda in quanto terza generazione? Sicuramente sì, perché rappresentiamo il futuro, e quindi sicuramente per i nostri genitori, per i miei zii, rappresentiamo una risorsa importante. Naturalmente, essendo la componente giovane dell'azienda, ci aspettiamo e ci auguriamo di poter non solo innovare, ovviamente sempre nel rispetto della storia dell'azienda e della tradizione, però allo stesso tempo di poter portare delle migliorie che possano manifestarsi sia in ambito produttivo ma anche in ambito commerciale, cercando di portare un prodotto che sia sempre di qualità superiore sul mercato. E anche all'avanguardia. Sì, esatto. Puoi parlarci un po' del famoso gelato di Mennella? Il gelato è diventato centrale nella nostra azienda a partire dal 2000, dagli inizi del 2000, però poi è stato soltanto intorno al 2013, 2014, 2015 che in realtà ha avuto un ruolo di centrale importanza. Questo perché è diventato un prodotto sempre più richiesto proprio dai consumatori, mentre il dolce è legato di più a una generazione precedente. Il gelato in realtà riabbraccia anche le generazioni più giovani, ed è questo ciò che lo ha reso così al centro dei consumi dei clienti. Osservando il vostro listino di gusti ci rendiamo conto che per voi è molto importante la qualità degli ingredienti e la scelta, appunto. Assolutamente, così come in pasticceria, anche nell'ambito della gelateria, la ricerca delle materie prime e degli ingredienti è molto scrupolosa. Il nostro primo punto di riferimento nella selezione degli ingredienti e delle materie prime è la qualità. Oltre alla qualità c'è anche il fattore della territorialità a cui noi siamo molto, molto legati. Infatti la frutta è tutta frutta, la maggior parte è frutta del nostro territorio, frutta fresca che noi lavoriamo, acquistiamo fresca e lavoriamo, trasformiamo poi in gelato. Per noi è un aspetto centrale, anche perché disponiamo nel nostro territorio di tantissimi prodotti, tantissimi ingredienti di eccellenza, e quindi ci sembra giusto e doveroso valorizzarli attraverso la nostra arte pasticcera e della gelateria. Ci puoi fare qualche esempio di questi ingredienti? Sì, la melanurca IGP Campana, i limoni di Sorrento, le nocciole di Giffoni, ad esempio. Sono tutti ingredienti, tutti prodotti e materie prime di eccellenza e di estrema qualità. I bianchi del Cilento, sì. Siamo molto legati alla stagionalità del prodotto, quindi Sì, esatto. Infatti nelle nostre gelaterie alcuni gusti a frutta non sono sempre disponibili, proprio perché legati alla stagionalità. Se
se un ingrediente, se un frutto non è non è del periodo estivo, ovviamente non lo troverete nelle nostre gelaterie, perché appunto noi rispettiamo, insomma, la stagionalità dell'ingrediente. E osservando appunto la lista dei gelati si nota anche una certa inclusività. Diciamo che Tipo i sorbetti sì. sono tutti senza lattosio, Esatto. quindi sono fatti a base di frutta, acqua e zucchero, di zucchero d'uva, dextroso, quindi, o zucchero saccarosio. Quindi li possiamo definire anche vegan friendly, insomma. Sì. Sì, anche se Qui abbiamo un gusto che ci contraddistingue da tutti, che si chiama Amanita Rock, quindi è una crema alla gianduia ricca di nocciole con dei biscotti al burro interamente, un fior di latte variegato. Poi negli anni scorsi, per caso, nasce cremina assata. Cremina assata in realtà è un errore di ricettazione che facciamo in una macchina per fare queste creme per variegare il gelato, quindi mettiamo un'aggiunta di sale maggiore, ci troviamo con questo prodotto che non sapevamo cosa fare e quindi ci inventiamo questo gelato cremina assata che è spopolato quello che sta qua. Quindi a volte per caso nascono prodotti di successo. Ci salutiamo quindi dandovi un in bocca al lupo per la vostra azienda e che possa esserci anche una quarta, quinta e sesta generazione e così via. grazie mille. Grazie.